Ciao e benvenuta nel mio canale. Allora, oggi ti faccio vedere come si fa questa collana con questo ciondolo molto carino che è una piccola mini bag. Andiamo a vedere l'occorrente, poi ti volevo chiedere se dopo il video, sempre se ti piacerà e sarai contenta, se ti va di iscriverti al canale, lasciare un like e magari cliccare sulla campanella per poter essere sempre aggiornata sui nuovi video. Comunque, adesso andiamo a vedere il materiale e facciamola insieme. Allora, l'occorrente, quindi io nel mio caso userò il Sorrento Strong 99-138 oro stellare, voi usate qualsiasi filato volete, insomma non esagerate con lo spessore, insomma da lavorare con un uncinetto 1,5. Poi servono due anellini, argento o oro come preferite, da circa 2 centimetri di diametro. Un ago con una cruna abbastanza larga per inserire il sorrento, la colla attacca a pennellino per indurire il filo inizialmente per poter inserire 100 cristallini. Poi l'uncinetto 1,5 ve l'ho detto, la colla Asulit per fermare dopo i fili e vabbè, insomma una forbicina, e questo è sottinteso. Ok, iniziamo. Allora, inizieremo ricoprendo un anellino con 17 maglie basse. Allora, questo primo aggancio non conta, quindi da adesso iniziamo a fare 17 maglie basse, quindi una, due, tre. Nel frattempo ci portiamo dietro questo filo così lo nascondiamo, quindi eravamo a 3, 4, 5, 16 e 17. Allora, tiriamo un pochino questo filo per accostare bene le maglie basse sull'anello. Poi volendo lo possiamo anche già tagliare. A questo punto che cosa facciamo? Noi abbiamo 17 maglie basse. La prima e l'ultima le dovremo lavorare sempre con la maglia bassissima. Quindi iniziamo senza fare catenelle, giriamo il lavoro, ci inseriamo subito, proprio la prima subito, prendiamo il filo con calma. Questo è un po' difficoltoso, ma si riesce. Girate l'uncinetto come vi pare, basta che uscite. E uscite. Poi facciamo le classiche maglie basse. Allora, il primo giro sarà un po' strettino, ma poi vedrete che si allarga. Quindi iniziamo facendo maglie basse. 2. Quindi no, era la terza perché prima era maglia bassissimo. 4. 5, praticamente maglie basse fino alla penultima, perché l'ultima lavoreremo una maglia bassissima. Quindi, come dicevo, la 17 lavoriamo l'ultima con una maglia bassissima. Adesso abbiamo fatto i primi 2 giretti, quindi giriamo di nuovo il lavoro senza fare catenelle, di nuovo nella prima proprio subito iniziale, ci inseriamo e usciamo per fare, ci aiutiamo, la maglia bassissima. A questo punto entriamo nella seconda, tiriamo fuori il filo ed iniziamo ad avvicinare le perline. Quindi tiriamo su la prima perlina, la accostiamo dietro e chiudiamo la maglia bassa. Questo è il punto numero 2 perché l'1 c'è la maglia bassissima. Nel punto successivo facciamo, contate bene, guardate bene, nel punto successivo facciamo una maglia bassa vuota senza perlina, quindi sarebbe la 3. Nella 4, quindi i punti pari, nella 4 inseriamo la perlina. Quindi 4 mettiamo la perlina. In quella dopo, che è la 5, la dispara è vuota, quindi una maglia bassa normale. Dopodiché andiamo avanti, quindi è una con la maglia bassa, cioè scusate, una con la perlina e una senza, quindi qui perlina, dopo maglia bassa normale. Di nuovo una perlina e una maglia bassa normale.
una con perlina, e una maglia bassa normale, di nuovo con perlina, una maglia bassa normale, una con la perlina, una maglia bassa normale, una, la penultima con la perlina, e l'ultima prendiamo il filo, entriamo ed usciamo a maglia, usciamo forse bassissima. La prima e l'ultima, se lavorate lenta, dopo riuscite a acchiapparla meglio, a inserirvi meglio. Allora, abbiamo inserito la prima riga di perline. Il lavoro come verrà? Come abbiamo detto, prima e ultima maglia bassissima. Le altre sono tutte maglie basse. Quando siamo con le perline in giù, dobbiamo inserire le perline, perché il lavoro è un giro con le perline e un giro di maglie basse senza perline. Quindi adesso giriamo, nuovamente entriamo proprio nella prima a fianco a dove siamo, insomma sulla prima e chiudiamo come prima, che questa purtroppo è così. Vabbè, facciamo piano piano e viene fuori. Ok, dopodiché entriamo sotto a tutti e due i fili, usciamo, maglia bassa in quella centrale tra i due cristalli, quella che era vuota prima, maglia bassa, qui sotto il cristallo, maglia bassa. Quindi facciamo per ogni punto che ci troviamo sotto una maglia bassa, quindi una al centro, una sotto il cristallino, una in questa maglia centrale, una sotto il cristallino, maglia centrale, dietro al cristallino, maglia centrale. Mentre fate questo giro di maglie basse, rimanete, insomma, non tirate troppo, rimanete un po' morbide, ok? Quindi dietro al cristallino, maglia centrale, dietro al cristallino, maglia centrale, dietro al cristallino, vedete? Poi qui c'è quella ultima, dietro al cristallino, e poi ci inseriamo anche solo su un filo, tanto poi qui cuciremo, e usciamo a maglia bassissima. Se lo lasciamo lento riusciamo bene poi a trovarlo. Quindi adesso che abbiamo fatto la maglia bassa qui, perché i cristalli sono verso di noi, quindi c'è il giro della maglia bassa, adesso che giriamo, che abbiamo i cristalli in giù, lavoriamo con i cristalli. E come lo facciamo? La solita maglia bassissima, quindi usciamo e poi usciamo anche dall'altro cappietto, dopodiché iniziamo con una maglia bassa con cristallino, una maglia bassa senza cristallino, una maglia bassa con il cristallino, eccolo qua, scusate, una maglia bassa senza cristallino, una maglia bassa con il cristallino, cercate di andare, insomma, vedete? Cioè i cristallini devono stare uno un altro, se sta a mezzo c'è qualcosa che non va, quindi dovete fare bassissima e la prima con il cristallino, che sarebbe la numero 2, perché la prima 1, 2,
terza vuota, quarta col cristallino, quinta vuota, sesta col cristallino, i pari col cristallino. Quindi andiamo avanti, arriviamo alla fine e poi chiudiamo con la maglia bassissima. Allora sono arrivata all'ultimo cristallino, quindi la penultima maglia bassa, esco, inserisco il cristallino e poi mi inserisco all'ultima dove inseriamo e usciamo tutto per fare la maglia bassissima. Ora giriamo e qui faremo sempre maglia bassissima, tutte maglie basse vuote e l'ultima maglia bassissima. Quindi poi dopo rigiriamo e torniamo a mettere maglia bassissima, cristallino, vuota, cristallino, vuota, cristallino, vuota, cristallino fino alla fine e continuiamo avanti e indietro fino ad avere 6 file di perline. Ok? Quindi andiamo avanti, arriviamo a 6 fili di perline e poi vi faccio vedere. Allora, ho raggiunto i 6 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, in teoria sono 12, ma insomma 6 perline. Adesso torniamo indietro con un giro di maglie basse, cioè come abbiamo fatto, facciamo il giro di tutte maglie basse senza perlina, fino a qua giù, sempre come al solito, maglia bassissima, tutte maglie basse e maglia bassissima nell'ultima e ci fermiamo. Eccolo qui, ho fatto il mio ultimo giro di maglie basse, ho chiuso con la maglia bassissima, adesso faccio una catenella e taglio il filo e me ne lascio un pezzo per cucire, che ne so, 30 centimetri, non lo so, non mi regolo adesso, io ne lascio 30-35 centimetri e taglio. Poi dall'ultimo punto sfilo e cerco di accostare. Ecco qui. Questo lo possiamo tagliare, non ci serve più. Ed ecco la metà della borsetta. Eccola qui, viene bella concava, però noi la possiamo anche mettere al contrario, stirare un po', allungare, insomma, ecco, la sistemiamo un po'. Quindi, visto che ne abbiamo fatta mezza, viene da sé che ne dobbiamo fare un'altra mezza. Quindi fate l'altra mezza completamente identica alla prima, ok? Allora fate l'altra mezza e poi ci vediamo per cucire. Allora, le due nostre mezze borsette, quindi le mettiamo accostate proprio come, ecco, così. Schiacciamo in maniera che uno dei due lati rimanga piegato all'interno e l'altro all'esterno. Eccolo qui. Mettiamo pari anche gli anellini, insomma su per giù, tanto è una cucitura molto semplice. Quindi che facciamo? Prendiamo l'ago e lo inseriamo, prendiamo la borsetta e andiamo a prenderci la maglia bassissima, quindi l'ultima che sta qui giù, ed entriamo in quella prima dell'altra parte, tiriamo e chiudiamo. Adesso ce li mettiamo un po' più vicini e facciamo la cucitura. Quindi prendiamo le due, cioè tutte e due della catenella, come le chiamiamo, questa V così, tutte e due di questa e tutte e due dell'altra, e cuciamo nuovamente, quindi le due di una parte e le due dell'altra. Poi voglio dire,
possiamo rimanere, tiriamo un pochino, anche un pochino lente, insomma, cioè non è che dobbiamo proprio fare una cucitura così fitta, perché tanto l'oro qui dentro non ce lo dobbiamo mettere. Ecco qui. Di nuovo. Eccole qui. E quindi adesso andiamo a cucire fino alla fine. Quindi ci vediamo alla fine. Ecco qua, ho cucito fino all'altro angolo. Io ho cucito in questo modo, ma voi cucite come volete, basta che cucite, insomma. Quindi adesso incontro di qua l'altro filo, quindi questo lo sfilo dal lago, per ora lo lascio così, dopo ci organizziamo per i nodi, e mi infilo l'ago, cioè infilo il filo su quest'altro, no, infilo il filo nel lago, quest'altro, vabbè, insomma avete capito, quest'altro filo. Quindi adesso dobbiamo cucire questa parte, scusate. Allora, che facciamo? Come di là ci inseriamo nelle maglie, una di qua e una di là, perché qui la catenella non c'è, quindi ci infiliamo in queste altre maglie, sempre come vi ripeto, insomma non è che dobbiamo fare così fitto, perché è importante che sia unita, poi vi ripeto, non è che ci dobbiamo mettere chissà cosa dentro, praticamente niente. Quindi facciamo la cucitura, che poi quando la sistemiamo aperta, qui i lati si appiattiranno, ecco, stavo pure fuori. E vabbè. Allora, nel frattempo che cuciamo, cerchiamo di fare in maniera che, ecco, perché sai, lavorando prima mezza e poi un'altra, può succedere che da una parte è un po' più lenta, che una sembra più stretta, che una più piccola, ma insomma sarà, visto che la mano è la stessa, sarà proprio una questione di millimetri. Però insomma stiamo attenti che magari... Ok. Allora, a questo punto vediamo un attimo di sistemarci anche non proprio appiccicate sul primo giro, ma insomma, ecco, facciamo così. Ecco qua. Allora, il filo io ce l'ho abbastanza lungo, apposta vi dicevo lasciatene un bel pezzetto. Che faccio adesso? Entro e esco qui sotto per andare dall'altra parte. Faccio proprio un punto largo per, ecco, te pareva che andava sotto, state attenta a non mandarla come me sotto alla perlina, ecco qui. Allora, certo, adesso non infilate per qua giù perché sennò si vede tutto sto filo, quindi quando uscite andate proprio nel buco vicino per nascondere, poi magari internamente, ecco, lo fate più largo, ok? Poi quando tirate state sempre attente di non incastrarvi sotto la perlina, perché poi tira ve la sposta e dopo il disegno della perlina si vede brutto, insomma. Ok, quindi anche qui, se facciamo qui in punto largo si vede tutto il filo, andiamo proprio vicino, un punto vicino, e poi ce ne usciamo subito da quest'altra parte che da dentro non si vede. Ok. Che il filo si... Eccoci qui. Arrivati da quest'altra parte sistemiamo sempre i manici, la mettiamo bene e iniziamo a cucire da qua su quest'altra parte. Forse ho lasciato un po' troppo lungo sto filo, vabbè. Comunque ci litigo da sola e ci vediamo qui in fondo.
Eccomi qua, sono arrivata fino giù in fondo, adesso mi inserisco su un punto molto vicino a dove sto, entro con l'ago, entro di nuovo nella cappietta e faccio un nodo e stringo un po'. A questo punto entro, esco un pochino più in qua e taglio il filo. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, reinserisco l'ago qui, faccio il nodino, lo passo un po' in mezzo alla borsetta, riesco, taglio in maniera che poi il filo rimane dentro e non esce. Eccola qui, ho terminato, ho levato tutti i fili, l'ho sistemata, ho messo dentro un po' di imbottitura, se non ce l'avete quella tipo delle bambole mettete dentro dell'ovatta, poi con lo stesso filato e l'ago dentro e fuori da di qua di là, qui sotto ho fatto dei piccoli punti per chiuderla, ho messo l'anellino. Perché ho messo l'anellino invece di infilare direttamente nel manico questa collanina che ho realizzato con dei punti, con delle perline insomma della stessa borsetta molto larghi? Perché se io non avessi messo questo anellino, vedete come si tiene dritta? Questa sarebbe stata messa in questo verso, quindi mi rimaneva sempre storta, quindi ho messo l'anellino. Allora, poi probabilmente metterò anche dei charms qui, dei ciondolini, un fiocchetto, quello che volete. Ho fatto questa collanina come vi dicevo, e allora vi ricordo su Facebook e Instagram c'è anche un mini tutorial per un cordino molto carino che si può usare per attaccare i vostri ciondoli. Usatela come ciondolo, come portachiavi, come charms per le borse, queste clutch che vanno adesso, per qualsiasi altra borsa per appenderla. E niente, allora io in questo momento vorrei tanto vedere le vostre, quindi se vi va mi taggate su Instagram o Facebook e mi fate vedere come l'avete fatta e che colori avete scelto, perché io prendo spunto anche dai vostri lavori. Poi vi ringrazio sempre tantissimo perché veramente io, a parte che mi fate una compagnia infinita con i vostri messaggi, con alcune di voi tra vocali su Messenger e telefonate, cioè, mi diverto tantissimo, sembra che ci conosciamo da una vita, quindi vi ringrazio ancora tantissimo, quindi scrivetemi, mandatemi messaggi, se avete bisogno di informazioni scrivetemi anche qui sotto. E niente, ora se vi è piaciuto questo tutorial, avete visto anche quello della stella, dell'altro colliere, adesso piano piano io ne metterò più che posso e il canale è molto giovane, molti tutorial stanno proprio su Facebook e Instagram che li ho fatti prima di aprire questo canale e quindi se vi va di iscrivervi ne sarei molto contenta. Cliccate anche la campanellina così ogni volta che metto un video verrete avvertite e se mi lasciate un like grazie. Allora vi saluto, vi abbraccio veramente tanto forte e al prossimo. Ciao!